Lezione 1. Fare la spesa. Penso che dovremmo andare nella corsia 3 per le verdure. Buona idea, ma dove sono le erbe fresche? Dovrebbero essere nelle vicinanze, probabilmente nel reparto prodotti. Grande, adoro aggiungere erbe fresche ai miei piatti. Anche io. Esaltano davvero il sapore dei pasti. E rendono anche il cibo più appetitoso. Esattamente. La presentazione è fondamentale in cucina. Assolutamente. Rende tutto più buono, vero? Di sicuro. Troviamo quelle erbe e mettiamoci a cucinare. Lezione 2. Scambio culturale. Adoro l'idea di immergermi in culture diverse durante il viaggio. È fantastico. Incontrare altri viaggiatori è un ottimo modo per imparare. Esattamente. Puoi ascoltare le loro storie ed esperienze. Sì, e amplia la tua prospettiva sul mondo. Inoltre, potresti scoprire gemme nascoste dai loro consigli. Decisamente. Il viaggio riguarda la connessione e la condivisione. Rende il viaggio molto più ricco e significativo. Sono d'accordo. Ogni viaggio può diventare una bellissima avventura. Esattamente. Pianifichiamo il nostro prossimo viaggio e incontriamo nuove persone. Lezione 3. Dramma in tribunale. Hai sentito del processo che si svolgerà in centro? Sì, l'ho fatto. Sembra intenso. Qual è la situazione attuale? L'imputato sarà interrogato dall'avvocato. È affascinante da guardare. Veramente? Come funziona? I testimoni possono contestare le dichiarazioni? Esattamente. L'avvocato può contestare la credibilità del testimone. È fondamentale per il caso. Sembra che ci sia molta pressione. Pensi che incida sul risultato? Decisamente. Un approfondito esame incrociato può cambiare tutto. Posso capire perché è così importante. Stai seguendo il caso da vicino? Sì, voglio vedere come si svolge. È come un dramma nella vita reale. Lezione 4. Delizia di pesce. Qual è il tuo piatto di pesce preferito? Adoro il salmone grigliato con limone ed erbe aromatiche. È così gustoso. Sembra delizioso. Mi piacciono i tacos di gamberetti con salsa piccante. Yum, hai un posto preferito dove mangiarli? Sì, c'è un ottimo ristorante sulla spiaggia che visito. E tu? Ho un locale che serve pesce fresco. È fantastico. Il pesce fresco è il migliore. Cucini i frutti di mare a casa? A volte, provo nuove ricette. E tu? Adoro cucinare la pasta ai frutti di mare nei fine settimana. È divertente. Lezione 5. Discorso sul giardino. Hai un giardino? Sì, ho un piccolo giardino sul retro. Che tipo di verdure coltivi? Coltivo pomodori e peperoni. Hanno un sapore così buono fresco. Sono fantastici. Ho carote e lattuga nel mio giardino.
Le insalate fresche sono le migliori. Usi anche le erbe aromatiche? Sì, ho basilico e menta. Aggiungono così tanto sapore. Sembra fantastico. Mi piacerebbe provare le tue verdure dell'orto. Dovresti venire a mangiare un'insalata qualche volta. Mi piacerebbe. Pianifichiamolo presto. Lezione 6. Luoghi di interesse e libri. Hai letto qualche buon libro sui monumenti famosi? Sì, è come dare uno sguardo al mondo attraverso le pagine. Mi piace leggere di antiche rovine. Hanno una storia così ricca. Sono d'accordo. Adoro conoscere le storie dietro ogni luogo. Quale punto di riferimento ti interessa di più? Sono affascinato dalla grande muraglia cinese. È così impressionante. È un'ottima scelta. Mi piacerebbe visitarlo un giorno. Anche io. Immagina di camminare lungo il muro. Sarebbe un'esperienza indimenticabile. Lezione 7. Elementi essenziali per il business. Cosa pensi dell'ascolto attivo nel mondo degli affari? È fondamentale per comprendere e affrontare le preoccupazioni in modo efficace. Assolutamente. Aiuta a creare fiducia con i clienti. E che dire della conclusione di un affare? La conclusione di un accordo richiede una comunicazione chiara e fiducia. Sì, è necessario evidenziare i vantaggi per il cliente. Esattamente. Anche il follow-up è importante dopo la riunione. Vero, dimostra che tieni alla loro decisione. Costruire relazioni è la chiave del successo negli affari. Lezione 8. Vita in fattoria. Sapevi che il gallo canta quando sorge il sole? Sì, fa parte della vita di campagna. Anche mio zio ha un'oca. Che interessante. Le oche possono essere piuttosto rumorose, vero? Sono, ma proteggono la fattoria dagli intrusi. Buono a sapersi. Visiti spesso la fattoria? Cerco di andare ogni mese. È tranquillo lì. Posso immaginare. L'aria fresca e la natura sono così rilassanti. Sì, è una bella fuga dalla vita cittadina. Dovremmo organizzare una gita insieme in una fattoria un giorno. Lezione 9. Giocattoli nostalgici. Sai, nel corso degli anni, la bambola è diventata meno importante nella mia vita. Posso capirlo. Anch'io avevo un giocattolo preferito, ma ormai ero troppo grande. Giusto. Avevo altre cose da fare, ma la bambola era ancora seduta sul mio letto. È divertente come quei giocattoli conservino ricordi, anche quando andiamo avanti. Esattamente. A volte penso alle avventure che abbiamo vissuto insieme. Quelli erano tempi più semplici. Hai ancora la bambola? No, l'ho regalato, ma tengo stretti i ricordi. È carino. È bello ricordare la nostra infanzia. Sì. Dovremmo custodire quei momenti per sempre. Lezione 10. Cura degli animali domestici. Perfetto. Non dimenticare di dare da mangiare anche agli animali domestici. L'ho già fatto.
Sono tutti buoni e felici. È fantastico sentirlo. Cos'hai a casa? Ho 2 gatti e un cane. Mi tengono occupato. Sembra una famiglia divertente. Vanno d'accordo? La maggior parte delle volte. Il cane ama giocare con i gatti. È adorabile. Li porti a passeggio? Sì, ogni sera. È un bel modo per rilassarsi. Scommetto che gli piace. Gli animali domestici portano tanta gioia. Lezione 11. Le meraviglie della natura. Oggi ho visto degli alberi che erano più grandi di qualsiasi cosa avessi mai visto. Oh, sembra fantastico. Dove li hai visti? In un parco lì vicino. Il mio cuore cominciò a battere forte nel petto. Posso immaginare. La natura riesce a toglierci il fiato. Sì, sembrava di essere in un mondo diverso. Hai fatto delle foto? Ovviamente. Volevo catturare la bellezza. È meraviglioso. La natura è davvero stimolante. Lo è davvero. Dovremmo esplorare insieme qualche volta. Lezione 12. Considerazioni importanti. Sarebbe estremamente utile. Ci sono altre cose importanti che dobbiamo considerare? Sì, dovremmo pensare al budget e alla tempistica. Buon punto. Rispettare il budget è fondamentale per il successo. E dobbiamo fissare scadenze realistiche per restare in linea. Assolutamente. La comunicazione è fondamentale durante questo processo. Concordato. Aggiornamenti regolari manterranno tutti informati. Facciamo una lista di controllo per assicurarci di coprire tutto. Ottima idea. Una lista di controllo ci aiuterà a rimanere organizzati. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Lezione 13. Esplora la Spagna. Hai mai pensato di esplorare la vibrante cultura e storia della Spagna? Assolutamente. La Spagna ha un patrimonio così ricco. Cosa trovi più interessante a riguardo? Adoro l'architettura, soprattutto a Barcellona. Gli edifici sono così unici. Sì, il lavoro di Gaudi è incredibile. Hai visto qualcuna delle sue famose strutture? Non ancora, ma spero di visitarlo presto. Voglio anche provare l'autentico cibo spagnolo. Oh, le tapas sono fantastiche. Puoi assaggiare tanti piatti diversi in un unico pasto. Esattamente. E ho sentito che i festival in Spagna sono indimenticabili. Sì, soprattutto la tomatina e la corsa dei tori. Parteciperesti? Penso che preferirei guardare da una distanza di sicurezza. Sembra elettrizzante, però. Lezione 14. Elementi essenziali di Office. In un ufficio, quali sono secondo te gli strumenti essenziali per la produttività? Beh, c'è sempre un computer in ufficio. È fondamentale per la maggior parte delle attività. Assolutamente. E anche il telefono è importante per la comunicazione. Sì, nella maggior parte dei casi è la segretaria a gestire le chiamate e i messaggi. Giusto.
Svolgono un ruolo chiave nel mantenere tutto organizzato. Sono d'accordo. Inoltre, avere una buona stampante è importante per i documenti. Vero. E che dire delle forniture per ufficio come carta e penne? Quelli sono sicuramente necessari. È difficile lavorare senza di loro. Esattamente. Tutti questi strumenti aiutano a creare un ambiente di lavoro efficiente. Lezione 15. Crescita aziendale. In che modo pensi che una buona strategia ci porterà vantaggi nel mondo degli affari? Credo che ciò porterà sicuramente ad un aumento della quota di mercato. Sì. Un piano solido ci aiuta a comprendere meglio i nostri clienti. Esattamente. Ci permette di soddisfare le loro esigenze in modo efficace. E adattarsi alle tendenze del mercato può mantenerci competitivi. Sì, stare al passo con i tempi è fondamentale per il successo. Su quali strategie pensi che dovremmo concentrarci? Suggerisco di investire nel marketing e nel servizio clienti. Ottima idea! I clienti soddisfatti spesso portano a ripetere gli affari. Lezione 16. Frustrazione dell'esaurimento delle scorte. Ieri sono stata al negozio, ma erano esauriti. È frustrante. Sei riuscito a trovare ciò di cui avevi bisogno? Non proprio. Volevo delle scarpe nuove, ma non avevano la mia taglia. È deludente. Hai provato invece ad acquistare online? Sì, ho controllato online, ma la spedizione impiega troppo tempo. Lo capisco. È sempre un gioco di attesa con gli ordini online. Esattamente. A volte preferisco comprare le cose di persona. Lo stesso qui. È più soddisfacente uscire subito con il tuo acquisto. Sì, lo fa. Inoltre, puoi provare le cose prima di acquistarle. Assolutamente. Spero che si riforniscano presto così potremo trovare quello che vogliamo. Lezione 17. Riciclo creativo. Una volta ho trasformato una vecchia cassettiera in un mobile porta TV. Ha funzionato perfettamente. Sembra fantastico. Come hai fatto? L'ho dipinto e ho aggiunto delle gambe. Gli ha dato un aspetto fresco. È un'ottima idea. Adoro riciclare i mobili. È divertente essere creativi e allo stesso tempo risparmiare denaro. Decisamente. Stavo pensando di fare qualcosa di simile con un vecchio tavolo. Dovresti. Un po' di vernice può trasformare qualsiasi cosa. Sono d'accordo. Magari inviterò qualche amico ad aiutarmi. Sembra un progetto divertente. Lezione 18. Utilizzare insieme le risorse. Uso spesso il dizionario e l'Atlante. Mi aiutano molto. È intelligente. Alcuni dei miei amici vengono con me e ci sediamo insieme per studiare. Studiare con gli amici lo rende più piacevole. Cosa studi di solito? Principalmente geografia e vocabolario. È divertente imparare insieme. Anche a me piace imparare nuove parole. Amplia la nostra conoscenza. Esattamente. Inoltre, possiamo interrogarci a vicenda. È un ottimo modo per ricordare meglio le cose.
Sì, dovremmo farlo più spesso. Assolutamente. Imparare è sempre più divertente in gruppo. Lezione 19. Problemi con la macchina. Cosa ha detto il meccanico che non va? Si scopre che il mio motore aveva una grave perdita d'olio. Oh no! Sembra una cosa seria. Come lo hai scoperto? Ho notato una pozzanghera sotto la mia macchina e mi sono preoccupato. Meno male che l'hai portato dal meccanico. L'hanno riparato? Sì, ma costa molto. Non me lo aspettavo. Le riparazioni dell'auto possono essere davvero costose. Lo so, dovrò metterci un budget questo mese. È intelligente. Tenere traccia delle spese è importante. Lezione 20. Variazioni culturali. Le variazioni culturali sono così interessanti. Trovare una via di mezzo è importante, immagino. Assolutamente. È importante rispettare le diverse prospettive. Sì. Ci aiuta a imparare gli uni dagli altri. Decisamente. Adoro esplorare nuove culture. Anche io. Amplia la nostra comprensione del mondo. Esattamente. Hai viaggiato in culture diverse? Ho visitato il Giappone l'anno scorso. È stata un'esperienza straordinaria. Sembra meraviglioso. Mi piacerebbe andarci un giorno. Dovresti. È un posto unico con ricche tradizioni. Lezione 21. Opzioni vegetariane. Sono sicuro che lo faranno. La maggior parte degli aeroporti ora offre scelte vegetariane. È fantastico. Cerco sempre opzioni salutari quando viaggio. Sì, è importante mangiare bene, anche in viaggio. Hai un piatto vegetariano preferito? Adoro un buon impacco vegetariano con hummus e verdure fresche. Sembra delizioso. Mi piacciono le insalate con molti condimenti. Le insalate sono perfette per i viaggi, facili da confezionare e da mangiare. Assolutamente. Pensi che offrano anche scelte senza glutine? Molto probabilmente, soprattutto negli aeroporti più grandi. Lezione 22. Godersi il tempo. Mi piace qui finora, mi sto divertendo. Il tempo è bello. Lo è davvero. Perfetto per le attività all'aperto. Hai già fatto qualcosa di divertente all'aperto? Sì, ieri ho fatto un'escursione. I panorami erano incredibili. Sembra fantastico. L'escursionismo è un ottimo allenamento. Inoltre, stare nella natura è molto rinfrescante. Sono d'accordo. Che sentiero hai percorso? Sono andato a quello in riva al lago. Era così tranquillo. Mi piacerebbe vederlo. Lezione 23. Ansia da compagnia durante i voli. Cosa succede se il mio animale domestico diventa ansioso durante il volo? Puoi consultare un veterinario per consigli sulle tecniche calmanti. È una buona idea. Voglio che il mio animale domestico si senta al sicuro. Potresti anche prendere in considerazione un trasportino per animali che ti faccia sentire sicuro. Sì,
Un trasportino comodo può fare una grande differenza. E magari qualche dolcetto rilassante per il viaggio? Esattamente. Voglio assicurarmi che il mio animale domestico viaggi bene. Vale sicuramente la pena prepararsi in anticipo. Farò una lista di controllo per assicurarmi di avere tutto. Lezione 24. Piani di viaggio. No, non l'ho fatto, ma sembra fantastico. Quando hai intenzione di andare? Sto pensando di andarci il mese prossimo. Non vedo l'ora. È emozionante. Hai in mente un posto specifico? Sì, voglio visitare la montagna. Adoro fare escursioni lì. Le montagne sono bellissime. Devono essere mozzafiato in autunno. Lo sono davvero. I colori sono così vibranti. Vai da solo o con gli amici? Vado con un paio di amici. Sarà così divertente. Sembra un'avventura perfetta. Lezione 25. Provare stili diversi. Prenditi il tuo tempo, prova alcuni stili diversi e vedi quale ti piace di più. È un ottimo consiglio. Spesso vado di fretta quando faccio la spesa. È facile farlo, ma troverai scelte migliori se ti prendi il tuo tempo. Esattamente. Voglio sentirmi sicuro di ciò che scelgo. La fiducia è la chiave. Hai uno stile specifico in mente? Mi sto orientando verso qualcosa di casual ma chic. Sembra perfetto da indossare ogni giorno. Sì, voglio qualcosa di versatile. Posso vestirlo su o giù. Ottima idea. I pezzi versatili sono sempre un buon investimento. Lezione 26. Soggiorno di una notte. Quante notti rimarrai? Solo una notte, per favore. Potresti aiutarmi con la prenotazione? Ovviamente. A che ora pensi di arrivare? Dovrei essere lì per le 18. Va bene? Sì, funziona perfettamente. Desideri una camera singola? Sì, una camera singola sarebbe fantastica. Hai qualche consiglio? Suggerisco quello con una bella vista sulla città. È bellissimo di notte. Sembra adorabile. Posso richiedere un check-out posticipato? Sicuro. Posso organizzare il tuo check-out a mezzogiorno. Lezione 27. Ricordi di matrimonio. Hai partecipato a qualche matrimonio l'anno scorso? Sì, sono andato al matrimonio di un amico. È stato bellissimo. Sembra carino. È stata una grande cerimonia. Sì, era abbastanza grande con molti ospiti. Ho adorato le decorazioni. Qual è stata la tua parte preferita del matrimonio? Mi è davvero piaciuto ballare. Tutti si stavano divertendo così tanto. Ballare è sempre la parte migliore. Hai ballato molto? Sì, ho ballato fino a mezzanotte. È stato un momento fantastico. Sembra una notte da ricordare. Lezione 28. Controllo della realtà. Come pensi che possiamo affrontare la realtà? Credo che dobbiamo affrontare direttamente la dura sostanza delle cose.
È vero. Ignorare i problemi non ci aiuterà. Esattamente. Dobbiamo discuterne apertamente. Qual è il primo problema che dovremmo affrontare? Penso che dovremmo iniziare con i nostri obiettivi. Cosa ne pensi? Stabilire obiettivi chiari può aiutarci ad andare avanti in modo efficace. Sì, e dovremmo monitorare regolarmente i nostri progressi. Decisamente. Ci mantiene responsabili e motivati. Lezione 29. Divertimento sullo schermo. Hai ricevuto un nuovo schermo per guardare i film? Sì, l'ho fatto. È enorme e la qualità dell'immagine è eccellente. Sembra fantastico. Ci sono caratteristiche speciali? Decisamente. Ha una risoluzione 4K e supporto HDR. Wow, è impressionante. Guardi molti film su di esso? Ci provo. Rende l'esperienza molto migliore. Posso solo immaginare. Qual è il tuo film preferito da guardare? Adoro i film d'azione, soprattutto con grandi effetti visivi. I film d'azione sono divertenti. Lezione 30. Città di mare. Cerco luoghi di vacanza. Qualche consiglio? Bene, potresti provare a cercare le città balneari nel tuo paese. È un'ottima idea. Hai una città balneare preferita? Sì, mi piace molto visitare la costa. È così rilassante. Sembra adorabile. Che attività fai lì? Adoro nuotare, prendere il sole e provare i frutti di mare locali. Sembra delizioso. Dovrei organizzare presto una gita al mare. Dovresti assolutamente. È una meravigliosa fuga dalla vita di città. Non vedo l'ora di sentire la sabbia tra le dita dei piedi. Lezione 31. Acquisti sostenibili. Ho sentito che pratichi lo shopping sostenibile. È encomiabile. Grazie. Cerco di acquistare prodotti ecologici quando possibile. È fantastico. Hai qualche consiglio per i principianti? Sicuro. Inizia scegliendo borse riutilizzabili ed evitando la plastica. Sembra abbastanza semplice. Puntate anche sui prodotti locali? Sì, anche sostenere le imprese locali è importante. Sono d'accordo. Aiuta la comunità e riduce le emissioni. Esattamente. Ogni piccola cosa conta per il nostro pianeta. Cercherò sicuramente di fare acquisti in modo più sostenibile ora. Lezione 32. Programmazione dei pagamenti. Dovremmo indicare chiaramente il calendario dei pagamenti. Sì, includere l'importo e le date di scadenza è essenziale. Aiuta a evitare confusione in seguito. L'hai già fatto prima? L'ho fatto e ha reso il processo molto più semplice. Buono a sapersi. Preferisci promemoria digitali o cartacei? Mi piacciono i promemoria digitali. Sono più convenienti per me. Lo stesso qui. Mantiene tutto organizzato. Assolutamente. Mi aiuta anche a rimanere in linea con i pagamenti.
Lo configurerò subito per evitare ritardi. Lezione 33. Provare nuovi cibi. Hai provato qualche nuovo cibo ultimamente? Sì, recentemente mi sono piaciuti particolarmente il sushi e il ramen. Sono entrambi deliziosi. Sei andato in un ristorante? Sì, un nuovo posto è stato aperto nelle vicinanze. È stato fantastico. Adoro provare nuovi posti. Cosa ne pensi del sushi? Era fresco e ben presentato. Sono rimasto impressionato. Sembra assolutamente da provare. Preferisci il sushi o il ramen? È dura. Penso di amarli entrambi allo stesso modo. Lo capisco. Dovrei dare un'occhiata anche a quel ristorante. Lezione 34. I primi arrivi. Non è meglio arrivare molto presto? Sono d'accordo. Ti dà il tempo di rilassarti. Esattamente. Inoltre, eviti lo stress della fretta. E puoi prendere un caffè o qualcosa da mangiare. Giusto. Rende l'attesa più breve. Arrivi sempre presto? Ci provo, soprattutto per i voli o gli incontri importanti. Scelta intelligente. Aiuta davvero a ridurre l'ansia. Sì, e puoi osservare la gente mentre aspetti. Lezione 35. La qualità conta. Apprezzo i tessuti di buona qualità e le cuciture resistenti. E tu? Mi sento lo stesso. La qualità fa una grande differenza. Lo fa davvero. I vestiti economici si consumano rapidamente. Esattamente. Investire in buoni pezzi ripaga. Hai una marca preferita? Adoro anche i marchi che si concentrano sulla sostenibilità. Questo è un ottimo punto. L'ecologia è importante. Sì, fa bene al pianeta e a noi. Assolutamente sì, ogni scelta conta. Lezione 36. La pratica rende perfetti. Ti eserciti davanti ad uno specchio? Sì, mi aiuta con la mia fiducia. È un'idea intelligente. Lo faccio anch'io a volte. È utile vedere le tue espressioni. E puoi anche regolare la tua postura. Esattamente. Anche gli amici possono dare ottimi feedback. Sì, le critiche costruttive sono preziose. Ci aiuta a crescere e a migliorare le nostre competenze. Totalmente d'accordo. Lezione 37. Storia familiare. Sapevi che la sua famiglia andò in Iowa nel 1876? Veramente? Interessante. Cosa è successo dopo? Tornarono in Minnesota nel 1877. Deve essere stato un bel viaggio. Sì, viaggiare allora era molto diverso. Posso immaginare. Cosa hanno fatto in Iowa? Penso che stessero cercando opportunità migliori. È affascinante pensare alle loro vite. La storia modella davvero chi siamo oggi.